l'alimentazione è sicuramente un determinante importante per la nostra salute e questo vale a partire dalla vita intrauterina. Si ritiene infatti che nei primi 1000 giorni di vita si gettino le basi per la salute da futuro adulto. Cosa lega il concetto di alimentazione alla salute e soprattutto al sistema immunitario? Il microbiota intestinale, quell'insieme di specie microbiche e batteri che abitano il nostro intestino e che svolgono molte funzioni importanti come la sintesi di vitamine o la sintesi di sostanze indispensabili per la crescita e per la salute, ma soprattutto presiedono al sistema immunitario. Il 70% delle cellule immunitarie infatti sono espresse proprio nell'intestino e questo spiega perché l'alimentazione sia fondamentale per costruire un microbiota sano e forte e quindi costruire le basi proprio per la salute. Se inizialmente si riteneva che il bambino avesse il primo microbiota nel momento della nascita e quindi il parto, l'allattamento, l'introduzione del cibo solido iniziasse a modulare il primo microbiota, oggi sappiamo che già durante la gravidanza parte del materiale microbico materno attraversa la placenta e raggiunge il liquido amniotico. Questo è molto importante perché mette al centro il ruolo dell'alimentazione materna in gravidanza. La mamma determina già alcuni comportamenti sani del bambino, infatti non soltanto durante l'età fetale comincia ad avere le prime esperienze gustative, ma un'alimentazione corretta in gravidanza determinerà già delle predisposizioni in questa fase. Durante la gravidanza è importante non soltanto avere delle adeguate quantità di nutrienti e micronutrienti, quindi avere un'alimentazione corretta e non avere deficit nutrizionali, ma è anche importante curare la qualità. Infatti, attraverso la placenta, insieme alle sostanze nutritive, possono passare eventuali contaminanti, additivi, dolcificanti artificiali, emulsionanti, pesticidi, metalli pesanti che possono essere contenuti negli alimenti. Queste sono tutte sostanze che possono avere un effetto negativo sullo sviluppo del bambino, quindi è importante curare la qualità. Per quello che riguarda l'aspetto nutrizionale, sicuramente l'alimentazione deve essere basata su una alimentazione ricca di verdura e di frutta e di cereali integrali e avere un corretto apporto proteico, proteine vegetali e proteine animali, tenendo presente bene quelle che possono essere appunto gli aspetti qualitativi delle filiere e quindi evitare carni che provengono da allevamenti intensivi e utilizzare cereali che vengono coltivati in modo biologico evitando l'utilizzo di pesticidi. Questo tipo di alimentazione è valido anche per il momento dell'allattamento, in cui non ci sono alimenti che vanno esclusi, perché già nella fase intrafetale il bambino ha avuto le prime esperienze gustative e quindi ha già iniziato a familiarizzare con alcuni gusti, per cui si ritiene che durante l'allattamento non sia necessario escludere degli alimenti perché vengono già riconosciuti dal bambino e quindi anzi in qualche modo se già sono stati consumati durante la gravidanza saranno dei sapori familiari. Importante anche in questo caso la qualità alimentare perché attraverso il latte materno possono essere veicolate sostanze xenobiotiche. Vi ricordo che uno studio che è stato fatto in America aveva trovato del glifosato nel latte materno. Attraverso la catena alimentare, infatti, arriva nel latte possono arrivare delle sostanze non desiderate, quindi con maggior attenzione la scelta degli alimenti. L'allattamento e quindi il latte materno deve essere l'alimento esclusivo, il cibo esclusivo per i primi 6 mesi di vita perché è l'alimento più completo del bambino e oggi si ritiene più corretto non parlare più di svezzamento
ma di alimentazione complementare a richiesta, ossia dal sesto mese in poi si comincia l'introduzione di alimenti solidi, che oggi è non più rigidamente calendarizzato, ma è molto più elastico. Infatti gli studi disponibili ad oggi non ritengono che una calendarizzazione rigida abbia un supporto realmente scientifico, così come non è più importante ritardare l'introduzione di alcuni allergeni come il glutine o come alimenti allergenici come il pesce o come l'uovo, perché non sembra che ritardare l'esposizione a questi alimenti in realtà abbia un beneficio nello sviluppo di allergie. Quindi la modalità di svezzamento, la modalità di alimentazione complementare a richiesta, diventa un momento in cui il bambino partecipa all'alimentazione familiare e quindi ancora una volta l'alimentazione dei genitori diventa un po' il punto cruciale, quindi curare la qualità alimentare, quello che si mette a tavola e mettere il bambino di fronte a più esperienze possibili. Si è visto che tanto più vari sono i cibi che vengono proposti durante il periodo di esposizione, quindi dopo i 6 mesi di vita, tanto più diventerà accettato e si riesce in questa fase a consolidare quella che è un'alimentazione sana. Tra gli alimenti, diciamo, che possono essere importanti per lo sviluppo del microbiota sono gli alimenti fermentati, perché sono ricchi di specie microbiche e quindi contribuiscono alla salute del microbiota intestinale. Possono essere introdotti per esempio lo yogurt e lo yogurt naturale insieme a della frutta costituiscono un buon esempio di alimento probiotico e prebiotico. Cosa deve essere controllato e limitato durante le prime fasi dell'alimentazione solida? Sicuramente gli zuccheri. Il bambino proviene da un sapore dolce, che è quello del latte materno, pertanto bisogna evitare di iniziare a dare alimenti troppo zuccherati al bambino e anzi iniziare con alimenti che siano le verdure, magari piuttosto della frutta, per cercare di far accettare anche sapori che sono diciamo più nuovi rispetto al sapore dolce. Più si riesce a far mangiare verdure in questa fase, più sarà facile in età successive che il bambino abbia un'alimentazione corretta e varia, e lo ricordiamo, l'alimentazione corretta e varia è fondamentale per la costruzione di un microbiota sano. Cosa va ricordato in questa fase? Evitiamo sicuramente bevande zuccherate, preferiamo ai succhi di frutta, anche naturali, la frutta solida, perché la frutta intera contiene fibre che vanno ad alimentare il microbiota intestinale e le fibre sono una delle prime variabili alimentari utilissimi proprio per il microbiota. Molti studi ci dicono che l'alimentazione dei bambini spesso è povera di fibre, troppo ricca di grassi e troppo ricca di proteine. Questo è un altro determinante importante. Le proteine sono fondamentali per la crescita, ma non devono essere in eccesso, perché le proteine in eccesso nei primi 3 anni di vita possono determinare quello che viene definito l'adiposity rebound, cioè l'accumulo di grasso e lo sviluppo di grasso nelle età successive. Un consiglio per tutti i genitori e per tutte le famiglie è quello quindi di rappresentare un modello alimentare, di mettere a tavola cibi più possibilmente sani, curare sempre la quantità di verdure, non insistere in maniera eccessiva sugli alimenti, ma lasciare il bambino libero di avere le proprie esperienze. Sicuramente per la sicurezza alimentare uno dei problemi importanti durante l'alimentazione complementare a richiesta sono i formati di alcuni frutti o di alcune paste. Evitiamo di mettere l'uva o evitiamo di mettere le olive a tavola, ma cerchiamo di spezzettare il più possibile il cibo per evitare problemi di soffocamento, ma cerchiamo di fare in modo che il bambino possa avere il più possibile esperienze gustative.
E ancora una volta, quello che ricordo, mettiamo del cibo sano a tavola. Quindi occupiamoci delle filiere, cerchiamo di scegliere cibo che è stato prodotto in modo sano, non utilizzando pesticidi, cerchiamo di ridurre i consumi di carne, cercando già di introdurre proteine vegetali come legumi in questa fase. Utilizziamo della carne, ma scegliamo degli allevamenti che siano allevamenti biologici, non allevamenti intensivi, e privilegiamo anche il pesce di piccola pesca, perché ricordiamo che gli omega 3 sono essenziali per lo sviluppo del cervello del bambino, ma i pesci che sono più ricchi di omega 3 in realtà sono pesci piccoli, quindi privilegiamo la piccola pesca, non la pesca intensiva, e riteniamo anche importante nella scelta degli alimenti che mettiamo a tavola che siano alimenti che abbiano anche rispettato l'ambiente, perché un cibo sano è un cibo che rispetta anche l'ambiente.